La sfida più grande è stando sdraiato sul tappetino in teatro con l'aria condizionata adesso che fa caldo. Vediamo che sorridono, che sono contenti, che ci applaudono. Mi sto divertendo e mi dà soddisfazione. Ehi, Megan, fai l'annuncio, così possiamo dare il via alla festa! Oh, you people, can't you see, can't you see? Ragazzi, abbiamo bisogno di tantissima energia, quindi su con le mani, su! 1, 2, 3. Ciao Pierluigi, prima di tutto iniziamo con una tua piccola presentazione. Raccontaci qualcosa di te, da dove vieni, l'esperienza prima di arrivare qui a Mirabilandia. Ciao, sono Pierluigi, ho 27 anni, vengo da Teramo in Abruzzo per chi non lo sapesse. Tra le mie esperienze all'inizio ho iniziato a studiare canto quando ero più piccolo, poi ho affiancato la recitazione e dopo il liceo sono entrato in accademia a Bologna, la BSMT, ho fatto 3 anni, mi sono diplomato, poi ho iniziato subito a lavorare appena uscito dall'accademia, ho fatto le mie prime esperienze fino ad arrivare nel 2021 qui a Mirabilandia. Nei tuoi anni al parco, qual è stata la tua stagione preferita? Qual è il ruolo o lo spettacolo che ti è piaciuto di più interpretare? Mia stagione preferita, questa è la terza. Quest'anno mi sto trovando molto bene, molto più dell'anno scorso. Quest'anno preferita perché è stata la prima, direi quella del 2021, prima esperienza, quindi ho conosciuto persone nuove, persone che attualmente sono diventate, che poi sono diventate miei amici, che attualmente sono miei amici, quindi probabilmente la prima, anche perché c'era lo spettacolo Il Mago di Oz, dove facevo lo spaventapasseri ed era un ruolo che mi piaceva moltissimo perché mi divertivo tantissimo, poi mi truccavo tutto di giallo, occhi arancioni, quindi mi piaceva molto come ruolo, anche se quest'anno e anche l'anno scorso con Zorro mi sto divertendo e mi dà soddisfazioni. Qual è la cosa che ami di più del tuo lavoro a Mirabilandia? C'è qualche aspetto che ti rende particolarmente orgoglioso? Cosa che amo è lavorare probabilmente tutti i giorni, perché nel nostro lavoro è molto difficile lavorare tutti i giorni. Se stai facendo spettacoli in teatro, tournée, le tournée possono durare un mese, 2, giorni sì, giorni no. Quindi qui a Mirabilandia il fatto di poter fare il tuo lavoro tutti i giorni, dalla mattina alla sera, è molto bello. Si lavora tanto, però mi dà molte soddisfazioni. Orgoglioso probabilmente il pubblico quando è molto carico. Se è molto carico, sì, sono contento, tutti noi siamo contenti, ci dà la carica e rendiamo ancora meglio nello spettacolo. Quindi probabilmente questo. Come ti prepari per le tue esibizioni? Hai qualche routine o pratica particolare che segui per assicurarti di dare sempre il massimo? Alla mattina entro in teatro, inizio a fare un po' di stretching, poi Alberto senza che mi dici così, tagliamo, sì, io faccio stretching e tu non fai nulla, perché ti vedo, facciamo stretching e tu fai no. Ok, poi dipende, allora se abbiamo steampunk, quest'anno c'è steampunk, non si canta, quindi riscaldamento vocale no, se no dopo per Zorro o per Fame c'ho il riscaldamento vocale, facciamo un riscaldamento vocale e io devo testare la mia voce facendo ma, se il ma è pulito allora va bene, se no devo continuare. Puoi descrivere una giornata tipica nel tuo ruolo a Mirabilandia? Quali sono le sfide più comuni che affronti durante le tue esibizioni? Giornata tipo, mi sveglio, faccio colazione, poi arrivo al parco, riscaldamento, spettacoli. La sfida più grande è portare a termine uno spettacolo nel migliore dei modi. Nel senso, a Mirabilandia ne succedono la qualunque, può essere il caldo, può essere che si rompe un microfono e quindi devi andare avanti, può essere che la musica si sente bassa e quindi non senti e quindi fai segnali al tecnico di alzare la musica, la qualunque. Come coinvolgi il pubblico durante le tue esibizioni? Hai qualche tecnica o interazione speciale che usi per creare un'esperienza coinvolgente? Qualche tecnica particolare? No, dipende molto dal pubblico, ossia se vediamo che un pubblico è partecipativo, è carico eccetera, anche noi siamo molto più carichi, quindi ci viene da coinvolgerlo molto spontaneamente, soprattutto se ci sono dei bambini che si divertono, li chiamiamo a ballare. L'anno scorso c'erano spettacoli dove li coinvolgevamo molto più facilmente perché erano molto più interattivi con loro, quest'anno sono poco più distaccati
forse steampunk, quello del West, è più coinvolgente, quindi anche per dire steampunk abbiamo il metal detector, ci divertiamo con loro e li rendiamo partecipi giocando insieme a noi, leggendo i loro pensieri. Negli spettacoli, specialmente quelli che si svolgono nella Far West Valley o in Piazza della Fama, interagite spesso con il pubblico. Qual è stata la reazione più sorprendente o emozionante che hai ricevuto da un ospite del parco? L'emozione più bella è quando vediamo che sorridono, che sono contenti, che ci applaudono. C'è un bambino in particolare che viene spesso qui al parco e lo vediamo sempre carico, che balla, che conosce tutte le canzoni, quindi quello è molto bello. L'anno scorso in Hollywood avevamo anche avuto una proposta di matrimonio, ma anche quello ci ha dato modo di partecipare e di coronare la loro unione tra loro e noi del cast. È stato molto bello. Quali sono i generi musicali o gli stili di danza che prediligi? Diciamo prettamente musical, perché ho iniziato fin da bambino, quindi poi con l'accademia sono cresciuto con quella musica lì, quindi musical, generi di danza, il Broadway jazz, il tip tap mi piace molto. Odio, qualcuno mi perdonerà, il contemporaneo, cioè perché proprio la danza contemporanea mi annoia, perdonatemi, però non ce la faccio. Se no ascolto anche musica pop, per lo più italiana, la prediligo, però anche qualcosa di internazionale mi piace, più che altro gli storici, Michael Jackson, i Beatles, i Queen, quelli lì mi piacciono molto. Hai qualche consiglio per coloro che aspirano a intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo come performer? Senza dubbio studiare tanto, perché è un mestiere come gli altri, quindi bisogna studiare tantissimo, partire fin da piccoli. Se si vuole fare danza, partire nello studiare la danza o nello studiare uno strumento o canto, quel che sia, dipende poi quello che si vuole fare, e poi studiarlo professionalmente in un'accademia, perché un'accademia che dura 2 o 3 anni a seconda di quella che si sceglie ti dà un'istruzione completa di tutte e 3 le discipline, che sono canto, recitazione e danza. Quindi anche se uno non ha mai studiato danza o canto, con un'accademia può integrare le mancanze quello che non ha studiato. Hai qualche dietro le quinte curioso che vuoi raccontarci? C'è stata una situazione particolare in cui hai dovuto improvvisare durante una performance? Nella mia prima stagione, nel 2021, che avevamo fatto il Mago di Oz senza la strega cattiva, perché una ragazza che era la cover era a Roma. La ragazza che doveva fare la strega si era ammalata, quindi in scena dovevamo andarci per forza e abbiamo fatto il Mago di Oz senza la strega, quindi è stata un'improvvisazione continua. Lo spettacolo da 45 minuti è andato a finire a 20, però è stato molto divertente, ci siamo divertiti tanto. Quello sì, poi ce ne sono tantissime, ora non mi vengono neanche in mente. Tipo 2 settimane fa che sono entrato in Fame e il mio microfono era scarico, quindi io ballavo e dietro mi cambiavano le batterie. Quello è stato divertente. Potresti dirci qualcosa riguardo al tuo futuro? Cosa vorresti fare dopo Mirabilandia? Allora, il sogno nel cassetto, cioè quello tutti, io dico da grande voglio diventare famoso, quindi da grande voglio diventare famoso. So che non diventerò mai famoso, però non lo so, mi piace tantissimo il cinema e ho già avuto qualche esperienza, non escludo quel ramo lì, continuerò a fare audizioni che usciranno per le tournée in giro per l'Italia e poi si vedrà. Quando non sei in scena, come ti diverti o rilassi al parco? Al parco mi diverto, mi rilasso principalmente, stando sdraiato sul tappetino in teatro con l'aria condizionata adesso che fa caldo, oppure vado al Mira Beach, quindi piscina, relax. La mattina che adesso entriamo un po' più tardi possiamo rilassarci benissimo, o se no se vengono a trovarci tipo dei parenti o degli amici così facciamo delle attrazioni insieme a loro. Domanda classica d'obbligo ad ogni nostro intervistato: Cthulhu e Speed, quell'altra attrazione preferisci? La mia attrazione tra Cthulhu e Speed è
Katun. È il Katun perché? Perché l'High Speed ha quella partenza che è traumatica per me. Perché a parte che io soffro di sensazioni di vuoto, quindi Katun, High Speed le hanno tutte e due, addirittura il Master Tai mi dà sensazioni di vuoto. Però il Katun è molto più fluido, dura di più, è molto più bello. Invece l'High Speed parte, ok, arriva su e poi è finito. Quindi Katun. Però mi piace anche il carosello. È il Leprotto Express. Come saluto i fan di Mirabilandia Forever, ti andrebbe di dedicarci una parte di canzone o di un musical del parco? Come saluto una cheat da Delirium, lo spettacolo di Halloween. Buonasera, mie piccole anime in pena. Qualcuno sa dirmi che giorno è oggi? Oggi è il giorno della mia intervista. Ciao. Albè, dimmi un po' che cosa facciamo? Vuoi Baila fare Baila l'ha qualcosa? fatto Alessandro.